Salve, oggi sono in compagnia del piccolo ranocchietto qui, che è molto amato da tutti ed è molto simpatico e divertente. È stato facilissimo, semplicissimo da realizzare. Spero che la mia versione vi sia gradita. Ringrazio la persona che mi ha fatto questa richiesta. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare la testa di Kermit andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse. Facciamo una maglia in aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Facciamo altri due giri di 18 maglie basse. Ogni due maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Facciamo altri due giri di 24 maglie basse. Per questo giro dobbiamo fare in questo modo: lavoriamo una maglia, mettiamo il nostro marcapunti e lavoriamo 10 catenelle. Saltiamo 10 maglie qui successive a quelle che abbiamo lavorato: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Entriamo nell'11ª maglia e andiamo a fare una maglia bassa. Proseguiamo le restanti maglie normalmente fino ad arrivare al nostro marcapunti. Lavoriamo le nostre 24 maglie entrando anche nelle catenelle che abbiamo realizzato. Andiamo a fare tutto il giro passando anche sulle nostre catenelle, in modo da ritrovarci nuovamente con 24 maglie basse. Facciamo ogni due maglie una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie basse. Lavoriamo altri due giri di 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Facciamo altro giro di 18 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 20 maglie basse. Lavoriamo le nostre 20 maglie per altri 5 giri. Facciamo una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 18 maglie basse. Andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Dobbiamo fare in modo che la parte del collo non sia molto piena, perché andrà un po' schiacciata in questo modo. Andiamo a riempire anche la parte della testa e riempiamo bene anche il corpo. E andiamo a fare una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Prima di chiudere andate a pressare bene bene l'ovatta qui, perché deve essere bella piena. Chiudiamo in questo modo, togliamo il filo e poi andiamo a nascondere all'interno. Per realizzare la zampa anteriore avviamo un anello magico di 5 maglie, stringiamo il nostro anello e lo chiudiamo. Lavoriamo le nostre 5 maglie per altri 10 giri. Facciamo una diminuzione della prima maglia, in tutto saranno 4 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 5 maglie basse. Lavoriamo per altri 10 giri 5 maglie basse. Tiriamo un po' il braccio in questo modo e andiamo a fare le dita. Lavoriamo 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle, stacchiamo il filo, lo stacchiamo un po' più lungo perché poi andremo a fermare con ago e filo, in modo che non si sfili più sulla punta del dito. Entriamo nella prossima maglia e andiamo a fare nuovamente 3 catenelle, 1 2 e 3, stacchiamo il nostro filo un po' più lungo e andremo poi a fermare proprio sulla punta del dito con ago e filo, e andiamo a fare altre due allo stesso modo.
Lì dove avete fatto le 4 maglie andate a piegare in questo modo, non c'è bisogno di riempire perché il braccio è molto sottile, quindi reggerà in questo modo. Inseriamo il filo nel lago e andiamo a fermare bene sulla punta fino a bloccare bene il tutto e poi possiamo staccare. Andiamo a fare questo per ogni dito. Così avremo realizzato le dita sottili come il nostro ranocchietto. Per la zamba posteriore avviamo un anello magico di 5 maglie, stringiamo il nostro anello e andiamo a fare per altri 10 giri le nostre 5 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e in tutto saranno 4 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e in tutto saranno 5 maglie basse. Lavoriamo per altri 10 giri 5 maglie basse. Per realizzare sotto il piede andiamo a fare in questo modo. Andiamo a lavorare 3 maglie basse prendendo tutte e due le lavorazioni. Andiamo a chiudere in questo modo. Andiamo a fare 1, 2 e 3 maglie. E abbiamo chiuso insieme le nostre maglie. Giriamo, andiamo a fare altri 2 giri di 3 maglie, 1, 2 e 3, giriamo, 1, 2 e 3, andiamo a fare un aumento nella prima maglia e in tutto saranno 4 maglie basse. 1, 2, 3 e 4. Dobbiamo ora realizzare le dita. Facciamo in questo modo: facciamo 2 catenelle, entriamo nella stessa maglia e facciamo una maglia bassissima, entriamo nella maglia successiva e andiamo a fare una maglia bassissima, 2 catenelle e andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella stessa maglia. Entriamo nella prossima maglia e facciamo la stessa cosa, chiudiamo con una maglia bassa, bassissima, andiamo a fare 2 catenelle, entriamo con una maglia bassissima, chiudiamo e proseguiamo anche per l'ultimo dito, la stessa cosa, entriamo, facciamo una maglia bassissima, 2 catenelle e una maglia bassissima. Tagliamo a questo punto il filo, lo tagliamo un po' più lungo perché dobbiamo andare a rinforzare con ago e filo il piede. Prendiamo il nostro ago e andiamo a rinforzare bene ripassando il filo in questo modo. Passiamo da una parte all'altra e rinforziamo la base del piede. E poi stacchiamo. Per questi fili che sono qui non li tagliate, prendete l'uncinetto, uscite fuori in questo modo, li prendete e li andate a nascondere all'interno del braccio. Possiamo ora rifinire la bocca in 2 modi. Possiamo utilizzare del panno Lenci o della gomma Eva, andiamo a piegare un quadrato in questo modo e andiamo a prendere con la penna la misura esterna della bocca. Andiamo poi a fare una mezzaluna in questo modo
e andiamo a ritagliare con le forbici la nostra sagoma. Oppure possiamo fare questa parte con il nostro uncinetto e il filato rosso. Andiamo poi a misurare nella bocca la parte, andiamo ad inserire e la possiamo incollare nella parte interna. O se volete realizzarla ad uncinetto dovete comunque mettere all'interno prima un cartoncino in modo che la vostra bocca si tenga ben chiusa. Se volete farla ad uncinetto abbiamo una catenella di 9 maglie e lavoriamo 9 maglie per questo lato e 9 maglie per l'altro lato. In tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Possiamo ora staccare il filo e andiamo poi a cucire all'interno della bocca. Andiamo a cucire internamente qui, maglia per maglia, sia sopra che sotto. Per il colletto ritagliate una striscia che sia abbastanza lunga, prima su un foglio di carta, in questo modo, che dovrà andare un po' leggermente ad accavallarsi, e andate a fare queste linee. Quindi basterà fare un piccolo triangolino, in questo modo, da una parte e dall'altra, e la stessa sagoma poi l'andate a ritagliare sul panno lenci. Una volta che avete fatto questa potete andare a ritagliarla sul vostro panno lenci così come l'avete realizzata e poi andremo a cucirla al collo o a incollarla. Andiamo poi ad aggiungere il collare che abbiamo realizzato al collo del nostro ranocchietto in questo modo. Andiamo a formare una piccola lingua a forma di cuore e la andiamo ad applicare all'interno. Per realizzare gli occhi abbiamo un anello magico di 4 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un altro giro di 4 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e in tutto saranno 5 maglie basse. Stacchiamo il filo e andiamo a realizzare la pupilla all'interno. Per realizzare la pupilla entriamo con il filato nero al centro dell'occhio e andiamo a fare la nostra pallina proprio qui al centro. Andiamo ora a fare una piccola virgola da questo lato e un'altra dall'altro lato dell'occhio. E andiamo poi a fermare bene il filo. Dobbiamo andare a cucire gli occhi in questo punto qui. Andiamo un po' a pressare lateralmente e andiamo a cucire in questo modo. Andiamo poi a cucire le zampe anteriori e quelle posteriori sul corpo. Le andiamo a cucire a questa altezza dal collo.
fermiamo bene e andiamo a cucire anche qui lateralmente le zampe posteriori. Ed eccolo qui, il mio personaggio è stato terminato, è stato sempre un personaggio molto simpatico ed è molto divertente. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, ringrazio la persona che mi ha fatto questa richiesta, è davvero simpaticissimo ed è veramente carino poterlo realizzare ad uncinetto. Provate anche voi, non è difficile realizzarlo. Vi lascio un grande bacio, un grande abbraccio, vi aspetto tutti alla prossima, condividete il tutorial, fatelo conoscere ai vostri amici e magari iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e invitateli ad iscriversi al canale. Vi ringrazio, vi aspetto numerosi, ciao ciao alla prossima, tanti baci.